vediamo. Iniziamo il nuovo panel. State con me? Anzi, non so nemmeno in quanti siamo. E Alex e Alessandra, grazie mille del follow entrambi. Allora, perché io non vedo in quanti siamo. Vabbè, fa lo stesso, non mi interessa. Vi vedo lì sotto sbrulicate con i vostri avatar, siete bellissimi. E aspettate che cerco di incastrare la chat. Ok, grazie mille. Allora, partiamo. Foundations. Well, thank you so very much, everyone, and welcome to the main stage here at MagicCon Las Vegas. Who's excited for our preview panel of Magic Gathering Foundations? I can't wait to get underway. We've got all sorts of stuff to share with you today. We're going to talk through this Foundation set, what it's designed for, how and why it was designed, how you can access the cards that are going to be in it, what those cards are, and joining me to talk through every element of this new product that's coming out very soon from Wizards of the Coast. Please welcome to the stage Max McCall, Carmen Komparens, and Ari Zurulnik. Carmen, grande lei. Max McCall, welcome one and all. It's great to be here with the three of you. Good to be talking through what is a very exciting product offering for many reasons, something that I'm sure many players will be looking forward to, as we'll get into. But before we start talking about Foundations, let's talk about you. Why don't we go down the line and you can all introduce yourselves, tell the audience what your deal is, I guess. Go on. Sure thing. Hello, I'm Max McCall. Voglio quella maglietta di Bloomberg Foundations, and so responsible for making sure we get to bring it to everyone and that everyone loves it as much as we do. Howdy gang, I'm a senior game designer over for Wizards of the Coast. I was the strong second for game design on the Foundations main set, and I led the starter collection as well. Hi. Oh. Yeah. Carmen va sempre in giro a fare video insieme ai content creator americani. I was narrative lead on this set alongside Doug Beyer. All right, so those are our three panelists here. We're having a little bit of difficulty hearing each other. We don't have a lot of feedback, so we might see if we can get some more of our own voice in on the stage monitors just to make sure we can all hear each other, because poor old Ari all the way down there made a little bit difficult. Okay, I think we're coming through a little bit better now here. Okay, so, Max, I want to start with you. Yeah. Let's start at the most basic, at the most foundational level here. Let's talk about what this product is. Tell us, what is Foundations? Yeah, so everyone is kind of on their own journey. Troppo feedback. Their own Maybe journey too much feedback there. Magic, and they're getting all kinds of feedback about that from all sources. No, so Foundations is a set that's for everyone, no matter where they are in that journey. So, like, if you've been playing Magic for 30 years, Foundations has cards for you. But also, quindi l'idea è che Foundation, comunque in Foundation ci sia qualcosa per tutti, sia che è appena iniziato sia che è normale quello we want to start, obviously, with Foundations being a starting point. Che è sempre stato il problema dei set base, ovviamente. And there is something that has specifically been tailored for that new player experience. We're talking like new player, the first time they're playing with Magic cards. Beginners, if you will. The very well named, I'm sure you'll agree. We should make a box for beginner box. Yes. Yeah. So the beginner box is a product la for people who are new to box. Magic as of Foundations. Quindi per chi ha appena iniziato. We've made a lot of different ways in which people can learn to play Magic over the years, right? Many folks are familiar with different kinds of starter kits and so on and so forth. What we've done with the beginner box is first done a lot to just improve kind of the basic tutorialization around Magic itself. The hardest thing that people experience when they're learning how Magic works is just how to cast spells and how to attack and how all of that works. Ok, la prima cosa, il primo scoglio è come lanciare magia, come attaccare, quindi le cose base. To different folks, like for example, when a lot of people are learning to play, they're like, oh, I tap mana and I play my creature, and it's like, yeah, that's how that works. And then they're like, okay, and the next turn I'll go to attack and I'll pay for my creature again. And it's like, no, actually, don't have to do that. Fa un po' di esempi, dice, ok, ho pagato il mana, gioco la mia creatura, quindi per attaccare devo ancora pagare il mana. No, and so we've done a lot to improve both the actual
the actual tutorialization around that, but then also done a lot to sort of be like, hey, in the past, we've done a lot to create products such that you don't need, like with the idea of extra stuff is annoying and hard to teach with, but actually, like, as soon as you go play Magic with anybody, you're going to use tokens, you're going to use counters, you're going to use cards. Ok, ha detto, all'inizio pensavano che la semplificazione fosse la chiave per far capire queste cose. Roadblock for new players eventually. Right, yeah, and that's one of the other quando in realtà things, la prima esperienza che fai fuori dall'ambiente craftato da loro è ci sono le pedine, ci sono i segnalini, ci sono meccaniche che non hai visto, eccetera. Those cards are only in the beginner box where we need them to teach new players, but they're not in the main set where people are just like trying to open packs. E quindi queste carte super semplificate sono solo nella beginner box perché sono quelle che praticamente serviranno per far imparare le basi a chi sta iniziando. This is part of an experience tailored for new players. Right. I mean, there's a couple of cards that overlap, but like there's nothing like foundational about it. The main idea is like these are the cards that are good. Quindi la maggior parte delle carte all'interno della beginner box non saranno all'interno del set che si sbusta essenzialmente, ma carte ristampate appositamente per le beginner box. We don't have to spend too long on them. They are classics in many ways, but just to give us a bit of a taste of what's going on. Yeah, I mean, so like, you know, we start people out, it's like, okay, here's a Cats deck, you're going to be playing against a Vampires deck. And again, we're going Cat people make some noise! E quindi all'interno di questa beginner box ci sono dei mazzi con delle tematiche, quindi c'è tipo il mazzo gatti, il mazzo vampiri. An actual real Magic card that people have played with seriously over the years. You use those to teach people what's up, and then have them play against the Vampires deck. Ajani and Liliana are offering kind of like color commentary on your game. As you can imagine, Ajani's a little bit more supportive than Liliana, and have those folks play against one another. And we've got, so there are some Quindi ci sono questi due mazzi, proprio i vampiri e i gatti we've also got some pictures of some of the con le regole spiegate da Ajani e Liliana nel rispettivo. That's great. Again, this is the sort of like guided experience that you're maybe familiar with from other starter products we've made. But the other thing that the beginner box has is like one of the problems that a lot of those starter kits had was you finish playing your first game and you're like, okay, cool, I have starter deck A and starter deck B. What should I do next? Oh, I guess I'll play again. Oh, I guess I'll play again. And then it's like, ok, dice qual era il grande problema degli starter kit che hanno sempre fatto, è che una volta finita la prima partita hai questi due mazzetti e continui a giocare solo con quelli e quindi dopo un po' ti annoi. So you can mix and match and like, oh, I'm going to start out with the white deck and the black deck and then e dentro praticamente ci sono altri mazzetti che puoi combinare un po' tipo Jumpstart. Quindi hai modo di sperimentare già dal primo prodotto che prendi, puoi sperimentare varie strategie. It's much more fun to teach them with like these Jumpstart decks than with these starter decks over and over again. Yeah, for sure. It gives players an opportunity to mix and match, have a different experience instead of just jamming the same blue-black deck against the same red-white deck that you bought as intro packs. Right. It's like, oh, you know, I want to try different kinds of blue decks, like Pirates versus Wizards. You know, and again, try out all the different colors. I should emphasize. So there's a full Jumpstart release with Foundations. Yes. Jumpstart Foundations. Ci sarà un Jumpstart a parte insieme a Foundations, questo lo sapevamo già. And it's got the whole works. These aren't Jumpstart packs. They're just Gianni decks that every beginner box has the same 10 decks in them. And a lot of the idea is like, hey, like you can use these to see how c'è il Visharch Druid, non male per una beginner box. Players like gaining life, and then it's like, oh, Johnny's Primate gets better when I'm gaining life, and there's a lot of like, oh, now I see how E prima ha solo chiarificato che essendoci un Jumpstart a parte, questi mazzetti all'interno della beginner box sono proprio esclusivi della beginner box, non sono mazzetti che si possono trovare in Jumpstart. Servono proprio per i principianti per fargli vedere più strategie e fare le loro prove. Identity. Che è una cosa carina. Jumpstart themed, whatever we're calling them, the starter decks or whatever you want to call them. Cards like Elvish Archdruid, like that's an iconic card from Magic's history that gives you a very clear picture of like what the deck is wanting to do. Yeah, I mean, a lot of these were chosen with the idea of we want to expose people kind of like the base level of what Magic is about. So hey, the red deck like has dragons and it has cards that care about dragons. The green deck has elves and cards that are good with elves. You know, the Pirates and Wizards are up to like magical tricky stuff.
And then again, like life game is this really popular theme for new players. It's very exciting for them to like get paid to do the thing that they're naturally gravitated towards. And you know, like a Johnny's Primate is actually a very strong card when you're getting a lot of life. And so yeah, like we're not kidding around. So Carmen, I want to bring it to you now and talk about the next step. After ok, quindi beginner box è il primo passo se vuoi iniziare a giocare. Out here in the audience went through the phase of like I was borrowing cards off people, I was like playing with other people. I was like, I'm not a Magic player. I'm someone who plays Magic, but I'm not a Magic player. But I knew I knew it was coming. I knew the moment was coming. And at one point, you know, this is back in 2012, I was like, no, I'm going to make the next step. I'm going to start like my own collection. Right. Ok, quindi come iniziare la propria there's collezione an element of di this carte. new set, Carmen, that you can tell us about the starter collection that is designed starter to do exactly collection. that, start someone's collection as they become a Magic player, capital M, capital P. Yeah, definitely. So the starter collection, in a lot of ways, is a ton of cards. We're just throwing a ton of stuff at you. There's a bunch of rares. There's a lot of really cool stuff. We're going to talk about some specific cards later on, but big picture, I think something that a lot of us went through at the beginning of our Magic journey was we all had the queen of the anime club or an older brother or someone like that who just shoved the shoebox at you and was like, esatto, all'inizio avevamo sempre il nostro amico più grande, il nostro fratello, sorella più grande che ci dava tutte le carte che lui non giocava. And that's how we made it here, right? We found something e poi guardando quelle carte Magic, abbiamo trovato carte e poi diventiamo giocatori di Magic. It just dominoed from there. And I really wanted to put a lot of work into trying to capture things that just felt like you were going through the ultimate shoebox. Ok, ha detto, l'idea è quella proprio di avere questo prodotto come se fossero la vagonata di carte che ti dà il fratello, però con dentro cose ovviamente che ti fanno innamorare del gioco. New angles or elements of deck building that you want to take further. It's something that can accelerate your career of becoming an actual, you know, real Magic player, real Magic fan. But my question for you is, how did you decide which cards went in to the ultimate shoebox? Okay, come hai deciso quali carte andavano dentro? Nella ultimate shoebox, la scatola da scarpe definitiva. It's true adjacent, and true adjacent. So even on Modern Horizons 3 was a set I worked on, where like callbacks were kind of the thing that everyone came to me for. So I had a lot of space knowing a bunch of cards, and I've done a lot of cube curation for Magic Online and the like, and kind of have an idea of how to treat cards as puzzle pieces to put them together. And there are a few different things that I wanted cards to accomplish whenever they're in this. Reference vecchie, soprattutto lei cura un sacco di cubi su Magic Online. I really want to focus on, because I think e quindi sa come gestire una grande collezione di carte in modo che sia coesa. Ecco, queste per esempio sono alcune carte all'interno della starter collection. Quindi impulso del milestone, l'ira Dawnbringer, non male. And this is what I want to bring up. When we were looking through some of the cards that we're going to preview in this panel, I was surprised to see top tier, like high caliber tournament staples. This isn't training wheel Magic. This isn't baby's first Magic set. These are cards that you can take to the Pro Tour. Really? Oddio. Milestone Pulse adesso non è proprio. These are cards that have had attenzione, bollai. Impacts in construction. Pyromancer Goggles con nuova art, bella. Right, yeah. Colosso di Darksteel. These are all things where I really want the old heads Vabbè, to Ball Lightning. Oh yeah. Yeah. Oh, I've played bello Maelstrom Pyromancer, Pulse. belli That gli occhialoni da takes me back. Pyromante. Like, Darksteel Colossus is one where that was the first card I ever fell in love with at an LGS. That was one where I saw it in somebody's binder and I just thought, oh my god, I don't know how to build a deck out of this, Colosso di but Darksteel I have è la prima carta di cui mi sono innamorata, perché l'ho vista nel raccoglitore di uno e ho detto che figata, ma è indistruttibile 11-11. They're going to have something to fall in love with. It's going to actually be a really cool thing that they can take with them wherever they want to go in Magic. Yeah, I recommend falling in love with Ball Lightning, by the way. Oh, Ball Lightning is just a class. I mean, old Magic players love to just say, oh, Ball Lightning. The kids these days don't understand. No. I mean, I'm excited to see Gilded Lotus here.
One of my favorite mana rocks. I think it's a little underrated these days. Doesn't get the respect it deserves. No, absolutely not. No. It's got a scary 5 mana cost, but it's a 2 mana spell you can cast on turn 5. Right. Is how you got to look at it. It's sick. It's almost like it's so ubiquitous, it almost just like everyone kind of expects it. But like the first time I ever saw it, I was just like, I just get a Black Lotus every no, turn. assolutamente. E poi indistruttibile, assolutamente no. It's golden even. Right. And, going a little further, really trying to make sure that players are getting ready to be able to play whatever kind of Magic it is that they want to play. Infatti ha Combo. detto, There is a combo in the i starter giocatori di Magic collection di una if certa data you diranno are sempre, Ball someone Lightning. who happens to actually like playing with the broken parts of Magic. So if we want to move on to the next one, you can actually kind of have these sort of moments where you read a card like Harmless Offering, and you go, what? Why would I ever cast this? This is the worst card that's ever been printed. Why did they even Hanno make messo this? dentro And la then later you're thumbing combo through and you go, Demonic Pact, Harmless Offering. Okay, cool. È questa quella che diceva Wait, hold Marco on a second. Slaughter. Allora. Hold on a second. And then you thumb through and you go, I can, Grazie mille della sub, I can t'ho do visto. something with T'ho this. visto. And I really cared a lot about trusting our audience, I think is the best way to put it. I really Tra l'altro wanted to con give l'art nuova players che the prima era tools solo da to learn Magic things Arena. on their own. Like, Demonic I think Pact. for a lot of us, Magic is really engaging and it's fun to build your own decks and learn things about the game as you play it. Well, something that really appealed to me, Carmen, and I know as well, was probably a very big part of this with your background as a competitive player. With my background, casting the Pro Tour, all of that sort of stuff, I look at this through the lens of a competitive player. I like casual formats, I play a lot of Commander, but like competitive Magic, I think, is where the game, for me, resonates the most. And one thing I was really excited to see was that there is a very real on-ramp to playing competitive Magic with Foundations, because of the dice che nature of some of the lui cards we put è, here. a lui piace l'aspetto Sideboard competitivo, staples. è quello Cards che players a lui will learn, I don't interessa. want to play this all the time, but when it's good, E dice it's really, in Foundation really ha good. visto We proprio bring up some una, of these, diciamo una rampa sort of more per sideboard-focused come cards livello di that, carte people we're looking to play che here, ti but porta o these comunque are ti the nuts and facilita bolts of competitive, spiky il gioco, Magic, diciamo, and I'm a so livello pleased to be competitivo. seeing. I know it doesn't sound very exciting, but Negate is just one of my favorite cards. I mean, it's one of the things, right? Where like you're traveling to a Magic event, and it was always like a fun card Ok, topic. quindi even infatti c'è before I dentro worked in roba Wizards, che where you're like, oh, Disenchant, what cards Duress, should be legal lo forever? Spyglass, what should they Soul always Guide make sure is Lantern, around? Negate, Like sono Duress, tutte carte Negate. These are things che that got comunque reprinted, si like, giocano, every anche se set, vengono because they ristampate are a just manetta, sort of però the per un fundamental giocatore building nuovo blocks ovviamente of non how può Magic is avere played le for a copie. lot of people. E quindi qua dentro ci And sono one anche of the carte things che that si the starter giocano collection is inside doing is o contributing così to a standard livello legality. competitivo. And this sort of sets an expectation. Hey, if I go down to my LGS, I want to play FNM, these are the kinds of cards I can expect to play with, and if I get tired of losing to my friend's corny Cat Pack deck, I can disenchant E ricordiamoci, something, right? queste saranno carte legali fino al 2029, quindi essenzialmente ora con Foundation non dovranno più ristampare in ogni set Duress, Negate, la lanterna, che è quello che facevano prima, no? Quanti Negate esistono negli ultimi anni di standard? Diversi, un botto. E tra l'altro sono tutte carte da side, carte che tendenzialmente servono per gestire cose specifiche nel meta, come anche queste quattro. They're not quite as pointed as something like Soul Guide Lantern or Sorcerer's Spyglass. Quindi carte but color these are the hate, things for when you're no? tired Che è una of cosa losing to che your buddy's mono black proprio deck. per come That's something I think we've funzionavano all i been set, through come at some funzionano i point. set adesso, I non think facevano these sort quasi of mai perché è color-specific molto closers are things that all difficile of us have incastrare played il at color some point, hate all'interno and di un it set. is a really good way of kind Con of Foundation giving you that invece middle ground ora possono to- ristampare queste I don't- cose I haven't perché quite non sono figured out legate a how to nessuna sideboard yet, but I know that I'm where I'm supposed saranno to legali bring fino al in Death Mark, 2029, right? quindi se You certi get very mazzi di clear certi indications colori of when diventano that troppo should- when that should be problematici, happening. ci It saranno reminds dei me of modi di side di again, gestirli, personally, saranno the sempre on-ramp lì. that I had to Magic was Ci sta, I ci played with sta. 4 other friends, and we all had a color. And I was blue, and PJ played white, and Ben played black, and Alec played red. Yep. And, I've forgotten the other guy's name, but he played green. Ooh. But so having these cards, like, oh yeah, I'm going to bring in Deathmark, and I'm going to make a life hell for my opponent. These are. Again, there's an educational aspect to it that, Carmen, I think is something that is also really drilled down to on è un when it comes to what we want to educativo talk about quasi. next. Something that we see in high-level sets now in the draft, the drafting that goes on at LGSs, at regional championships, even at the Pro Tours, we see signpost cards. We Yes. see multicolour cards, Okay. gold cards that
give you an indication. Dice, a proposito di educare il giocatore, ultimamente, negli ultimi anni per il draft esistono delle signpost card che sono delle multicolor che ti fanno capire che cosa fanno quei colori. E quindi anche all'interno di questa collection ci saranno delle carte che ti aiutano a capire cosa vogliono fare certe combinazioni di colori. Yeah. That's fine. That's totally like no one will arrest you if you put this in your mono blue Alana and deck. Alena, But if grande you carta, mix tra l'altro. a little bit of black mana in there, you kind of know you want to be playing during your opponent's turn, instant cards, stuff like that. Alana and Alena. Mi vede, dice quella Mystical Teachings, ti dice il blu-nero, vuoi fare cose triccose, instant nell'interno degli avversari. Big knuckleheads, faces the place, Verde rosso. combat step, you know? Un calo dei ciccioni che diventano ancora più ciccioni e meno forte. I'm not surprised by this, but it is a little sad that there wasn't a big raucous round of applause for the fact that Mystical Teachings is going to be legal in standard for the next. Ecco, Ricky Bondo ti ha anticipato. Eh sì. So I'm very, very excited to see Mystical It was one of the Teachings. ones I had to just go. Che "Come bella on, trust carta, me, Mystical trust me, Teachings. It's fine. Che So bella anyway, carta, if Mystical it blows up, Teachings. my bad. What's the worst that could happen? I can't wait for it. It is the card that just does nothing and does more nothing and more nothing and more nothing until you're sitting there with 9 cards in hand and the board's empty and you're like, I'll win this game in my own time. Thank you very much. But this brings us to another aspect of Magic that is a very, very, very important part of playing the game. It's usually the first action we take as the game begins, and that is playing a land. And there are some lands that I know many people will be happy to see. Attenzione, back in anche terre Many multicolor. people have very fond memories, myself included, of these all the way back in the original Force, and they're here to stay now with ho settato Foundations. troppo in alto le mie They're gonna be aspettative, around for a good while. scusate. Right, and you can get all I 10 of the templi, temples are in the starter templi, collection every time. This is wow. just kind of saying, hey, dual lands are good. I know Cioè, oddio, when per all of us carità, are per newer, i we kind of beginner, expect our mana to top learn to terre che just work, scryano. right? Però. So this, getting that little bit of scry on there teaches you, hey, you probably want to try playing with Ma io this a pensavo little le bit. So it's good and Checkland. directional when you're newer. O but qualcosa di even meglio as you dei start to make templi, that transition ecco. towards your local game store, playing with other people, you're playing with real cards. We heard murmurs here. These are sweet cards that have tournament pedigree. These I feel like a broken record saying these are real cards. No, but their proven track record speaks for itself. These temples were top tier competitive playables, and coming to your LGS as part of that on-ramp playing, you know, in the bigger leagues, you're not going to feel totally outclassed by the people who've been playing for years, and that's really important. Right, and they're Beh, just almeno fun hai to play mana with. They're fix. so satisfying. Like, come on. Mettiamola così, almeno c'è il Yeah. mana The fix. top card could be anything you want. It could be my second land. Right. You know how bad Absolutely. this hand needs one of those. If it's not, you just put it on the bottom, then the next card's definitely a land. Of course, every time. What are we doing with the mana, though, is the question. Ari, you got any ideas? Yeah, well, actually, this next card I think is particularly exciting. So, growing up with the classic 7th, 8th edition starter kits, a signature thing was you would always get a cool green promo, like rocks or Ok, dice Thorn in Elemental, settima e in or ottava gli Elemental starter kit Champion. avevano sempre Yeah, una everyone loves promo Champion. So we figa wanted to do something cool verde. here while also introducing people to the Cioè, concept Thorn of Elemental booster in fun, like Magic settima, cards can look different o and be Rocks exciting. in settima. So we have the coolest creature that you could cast for 5 mana in the game, which is Gigantosaurus. Gigantosauro. Now, Full art. I'm Finalmente very una concerned about textless this. che ha senso che sia the creative textless. team, I think, have you know, we get these full art textless promos, right? There's Yeah. Cryptic Dici costa Command way back 5, when, there was the punto. more recent Urza Saga. This is a set that is aimed for new players. How are we expecting them to remember the rules text of Gigantosaurus if it's being printed in a full art textless promo? Ari? I understand your concern here, and I think it's really valid. But the thing is, Gigantosaurus, it does 10-10. Yeah, come on. It And that's has a it. cost at the Bellissima, tra l'altro, è top, veramente business bella. end at the bottom. And that's it. That's it. It's probably the most Appunto. appropriate full art textless promo we've ever seen. So there you Gigantosauro go. di For all the green natives out there who love their big M20 o dumb beaters, M21 we've got you Gigantosauro. covered with that. So, we've talked about the beginner box. We've talked about the starter collection, the ultimate shoebox. Ari, I want to bring you in here to talk about the main foundation set itself. This is a regular set in the sense that it's coming out in boosters. You can draft these boosters. It's sort of a much more it's the experience that we're used to, right? That we're looking to with regular Magic sets. But tell us about the goals of Foundations. Okay, Tell us about l'obiettivi di what this set Foundations. is aiming to achieve.
Sure, yeah. So the base Cosa vuole cercare concept di behind fare? Foundations is we want to answer the question, what if we made a set called Magic the Gathering? And I like to Ok, think l'idea that we è answer that se here. facessimo un set che si chiama solo Magic the Another concept Gathering. that we threw around a lot in development is, quote unquote, the implication of tantalizing depth. Which is to say that each card should be a window into another part of Magic that's either shows you something very exciting for a new player dice or l'idea è che reminds ogni you carta of sia something una you really finestra love as an verso un'altra experienced parte di player. There's Magic a lot che of stuff in vuoi here. esplorare. This is a set for new players, but there's nothing like pushed down about it. This has all the fun. The Questo charm è un and set the per giocatori approachability nuovi, of ma a non full c'è niente set. di diluito. And I think we'll all find stuff that we're really stoked about here. Right. So- Like, for example, sorry, go, man. Che era il grandissimo problema di tutti i prodotti per that's the big principianti picture, di right? Magic, We're che talking erano about, troppo a diluiti, set that is troppo attempting semplificati. to kind of hook people, reel them in the same way that Magic reeled all of us in at some point or another. So that's good to hear. It's exciting. I'm glad we've got an on-ramp for our new players, but I know that there will be people out there who are wanting to see the cards themselves. I guess we could show So, some cards. Vediamo, vediamo un po' di carte. Anche perché io poi devo iniziare a fare gli spoiler che io sono in pausa da 2 giorni, sono indietro da 2 Let's ease giorni. into it here. Vabbè, Let's introduce ristampe tra l'altro. basic lands that we're going to see, and we'll start with the most basic of Tranne basic forse lands la, before we ramp up pianura. into, La pianura non mi sembra more l'abbiano special già usata basics come and some arte. of the Le altre sono implications of them. sicuro Go di ahead. sì. There are some pretty special basics coming up, but just to start, there's 2 cycles of regular basic lands Due in the cicli set. di terre base, And for this first come cycle, normale. the art director Don Murin and myself, we looked through every single basic land that has Ah no, ever ok, been anche la printed prima, in una the history of ristampa, allora non me la Magic the Gathering. ricordo. And No, we non me la picked out the ricordo. ones that we felt were superlatives. This is the plainsiest plains, the islandiest island, the swampiest swamp, etc. Hanno scelto delle art che that fanno capire che è feed the quella roba lì. imagination. And for the next set, however, how do you hook a new player into Magic the Gathering? come fai how a- did I get hooked into Magic the Gathering? a agganciare Well, un nuovo there is giocatore? Rebecca Gay. Ah, ok. La risposta è Rebecca Gray. Queste sono bellissime queste These are- terre base. Shout out to the audience. È già la terza, Correct è già la answer. seconda volta che le riutilizzano These lands are come exquisite. incentivo, diciamo. They're the sorts of things that do capture the imagination of certain players, and they're here now in Foundations. Sorry? So these ones now, these are going to be part of the E basic, sono anche, basic, posso regular dire, basics that are gonna be in rappresentano molto Foundations bene packs. Yes, la that's foresta, la correct. All right, montagna, but la they're not the collina. only ones. That's true. There is also 2 cycles of full art lands coming up. Ok, So 2 cicli di full art. Foundations has 10 quote-unquote main characters, 5 planeswalkers and 5 legends Ah, ok. that you can kind Sono of 5 get leggendari e to know and 5 grow attached to. leggendarie. And the current plan is for all 10 of these characters to appear in each of the upcoming sets coming Quindi out. So ah, you see ok, them in sono personaggi che Foundations and you will see appariranno them in comunque another anche nei main set set. prossimi To e start off quindi on the planes, serve Foundation per farli conoscere ai nuovi we have giocatori. Johnny Mi here piace. on Theros, and we have Giada on New Capenna. Già, for the ok, Giada. islands. Quindi ha Gianni su Teros, Giada su Nuova We've got Capenna, Simone Simona on Strixhaven, a and Strixhaven. Kaito having a soak Kaito che si fa il on, bagno Kamigawa Rooftop. a Kamigawa. It's looking good. For Swamp, Liliana. we have Liliana on Innispell. Bella. Hold Hang on, on, do we we? get the- Sorry, we had a guy in the back. Where's the second? Do we? we- There was a All set. right, well, There is a show, all right, we'll show figure must that go out. on. I let's definitely Yeah, put 2 in yeah. the presentation. I We'll promise. come back to it. It's No, all right. no, It's no, okay. we got our guy. Liliana on the swamp. Sorry. Si sono Well, dimenticati yeah. l'altra I I swamp. just hope no one Figure it out. stole it. All right, let's No. move on. Mountains. We have Chandra here in the mountains Chandra of su Kaladesh. Rega. And we have Su- Kellen su running Kaladesh, through ok. Thunder Junction. Ah, Kellan And quindi then torna. finally for the forest, E per la foresta. we've got Lute climbing a tree on Amonkhet. Ah, c'è and Lute Vivian in the su forest of Amonkhet. Ikoria. So you're going to see E Vivian all, su I guess, Ikoria. 9 plus 1 of these characters. But who could that last character be? I heard they Ah, called ok, sì, ok, Let's è see, Minutosso. Who is the missing black Yeah, character? yeah, yeah. Okay, we got it. We got it. We got Who it. is the missing black mana character? Let's È see if we can find Minutosso. out who it is. Oh, Tiny Bone. Ah, c'è anche l'art, c'è anche la carta. No wonder the swamp went Ok. missing. He's gone and pilfered it. Allora, Minutosso. 1-3 costo 2, Farabutto scheletro. Ogni qualvolta un avversario scarta una carta, esiliala dal cimitero di quel giocatore con un segnalino stash. Durante il tuo turno puoi giocare carte che non possiedi con segnalini stash dall'esilio e poi può essere speso mana di qualsiasi tipo per lanciarle. A costo 4 tappa, ogni avversario scarta una carta, tira solo come sorcery.
tranquillissima. Sì, sono molto belle le full art. Beh, è bello che ci sia il personaggio, è molto bello che ci sia il personaggio all'interno dell'ambiente, è fichissimo. Che era una cosa che hanno ripreso da Ixalan, dove c'erano delle terre, dove c'era Jace che vagava per Ixalan. He's burgled it. He's a little scamping around. So these are, again, this is a way to sort of enfranchise newer Magic players with established Magic players. Anche se il corpo è molto meno scheletrico di quanto fosse l'ultima volta, eh. We've gone back a lot further than that with some of Right. the reprints that are appearing in Foundations. Carmen, how far back have we gone? All the way to Alpha. So As far back that as it's mission possible statement to go. before. One more time? As far back as it's possible to Yeah, go. literally. So the first set that was basically called Magic the Gathering, right? That is what we're trying to do again now. We combed through all of Alpha and wanted to find as many cards as we could that we're able to pull forward and still can quindi kind of hang today and hanno have a cercato pretty di good prendere il time maggior with. numero We possibile really di wanna carte make da sure Alpha this isn't just che a new player avevano set. senso This is essere a fun ristampate set oggi. that the old heads are going to enjoy too. I mean, obviously I'm biased. I understand I'm on the stage right now, but I generally had a lot of fun playing with this and just getting to slam people with Juggernaut again, you know? Yeah, these are just iconic pieces of Magic's history. These are Quindi essendo che touchstone questa cards, right, that we diciamo talk che lo about vedono un po' come here as la part of Magic's vernacular and here in Foundations as well. But there are also del some very 2024 exciting old reprints as well. volevano We're gonna come to some riprendere new un cards po' very il shortly, maggior but numero di Carmen, carte one final iconiche stop here possibile, at some, sempre per at some portare old avanti comunque fan favorites. l'eredità di Magic. Yeah, so we have a bunch of top-down reprints that I like Okay. to say they do what they say on the 10. Right? You think, we want to teach Magic players or new Magic players about expression through Magic cards. You go, think twice. Okay. Think. Ok, hanno detto un'altra cosa è che molte ristampe saranno di effetti che il cui nome della carta ti fa già capire che cosa fa la carta. Oh, flashback. Puoi tipo I pensarci think, due again, I get volte, it. Time pesco, stop. flashback, What pesco would time ancora, stop ci ho do? pensato due End volte. the turn. Oh my god, a Magic card can do that? And just trying to have those sort of exciting moments where you learn how to sort of express things that aren't just pieces of cardboard with cardboard E quindi and con make them queste exciting was sort of one carte of the really important cioè, things that we insegna tried to ai nuovi prioritize giocatori a whenever we were hunting esprimersi reprints. And we've got some tramite others i as well nomi delle to have a carte, look at here. a capire, Some magari a really intuire cosa fa una carta huge solo dal cards in nome. every sense that are gonna be, that are coming back Buongiorno, here. Progenitus. Max, have you got some thoughts, cards we're seeing here? Yeah, I mean, Progenitus in so standard there are per altri those 5 Magic anni. boomers now. I'm like Magic Silent Generation. Mazzi So, like, Reanimator, you know, Progenitus is, sbizzarritevi. actually now from the old days, which is horrifying. But even when Progenitus had come out, like at that time, Yeah. I was already a Magic boomer, and yet it hadn't occurred to me like, oh, protection from everything is something that can be done on a Magic. Like Carmen said, Right. you can do this? Right. Yeah. What does that even mean? Mi ricorda molto it UB means it has Teachings protection di for everything. Pauper. Which, Draw, well, think you twice. can't do that. Whatever you're thinking of, you Physical can't do it. teachings. damn, Yeah. So I cast Natural Order, and then 10, 10. I'm proud of you for that. Yeah, it's a good combo. Natural Order not in there. That one's a little much. But yeah, like you know, Progenitus is great. Stormkirk Blood Chief again, like just hit people with your vampires. Your vampires are bigger. Hit them again. Yeah. Yeah, it's a card that sort of teaches you a little lesson. Absolutely. And speaking of being taught lessons, my friends out there in the audience, you're going to be taught a very, very sharp lesson. Oddio, If ti verrà you insegnata una thought lezione. that you were safe Se on pensavi di essere exactly sicuro. 10 life at any point against Ah, anyone esattamente with a 10 mountains punti in their vita. deck. Ari, you want to tell us about another classic Magic card that is going to end games a lot faster than people thought? Yeah, of Un'altra course. carta Let's take a look at classica. Hitotsugu's second right. Ah, It's back. ok. It's back, and it's got brand new art. We get Con la to nuova see arte, a new bella. take on classic Hitotsugu. There's a lot of little sneaky things in the art, like there's 10 candles representing the 10 damage. There's a lot of fun stuff. Bello. And it's an uncommon now, I guess. Yeah. Yeah. È diventata We're uncommon. gonna Però lose a lot of games to attenzione this. a essere It's 10 gonna be punti one of vita in those things like you think you say standard. 10 life. They're not Oh, gonna it's add happened. I assure you this came up in playtesting. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Someone attacking, you go, oh god, I might want to go to 9 instead of 10 actually. Yeah. It's it'll get you. So be ready for that. But also, I imagine you're now ready to see some of the brand new cards. We're not pulling our punches. We're going to start Ok, Ari, nuove with carte. some Per ora abbiamo visto solo high-level, ristampe. hugely powerful
mythic rares that show Una off mitica. some of the iconic creature types Yeah, that people that's love to play uno with dei Magic. tipi di creatura Yeah, più iconici. we want to be introducing players to the big splashy creature types that everybody loves. Ok. Like, I don't know, dragons? Quindi ci saranno dei temi, dei temi typal con un po' di This dragon's grossi got twice as tipi di much dragon creatura. per dragon 3-5 as your costa average 5 dragon. volare se una fonte che controlli sta per infliggere danno a un avversario permanente infligge il doppio del danno. This is a classic effect, your damage Classico, doubler. esatto, And damage now doubler, it ma su un appears on drago. a huge flying dragon, so something for us all to either look forward to or live in very deep Molto fear bello, of. Twin But, Flame Tyrant. not the only iconic creature type we're showing off here, Max. No, certainly not. Ci saranno draghi, angeli, are there sfingi, angel demoni. All right. Well, I think we're doing a vampire Subito in first. mazzo draghi, Are there angel fans? assolutamente. Good, because we've got a vampire to show you. Ok, vampiri nel Got nero, him. ci sta. We got him. Inquietante. Conquistatore assetato di sangue. 5-5 costa 5 volare, tocco like, letale. one of the things Quando un I avversario actually perde love punti vita, doing tu with guadagni new altrettanti punti designs vita. is Fa taking old l'effetto enchantments di that were sangue iconic and squisito old and just o putting l'altro creatures incantesimo che non mi So, ricordo mai qual è turning, quale. Turning Bella art, exquisite bellissima, tra blood l'altro. into a vampire, like both makes it more exciting in itself E and quanto poco also gives your testo che opponent c'è. more counterplay to be able to deal with it. Mi So it's scalda il actually more cuore fun for a vedere both poco players testo su and una also is carta. automatically cooler because it's a creature. And I'm sure eagle-eyed viewers out there have already noticed the very neat little Easter egg in the flavor text of the card. This town swims with such Exquisite blood. Ok, ora mi ha risposto su quale incantesimo è. Very, very good. Anyway, Carmen, for fans of angels in the audience, Good Angeli. news, bad news. Good news, bad news, you might have already seen this card. Good news, it rocks. It's one of my favorite cards in the set. I think it's my favorite new card. Mi This sa is che è the Herald of l'angelo che già Eternal abbiamo Dawn. visto dall'altra Platinum parte. Angel was one of the Esatto. first cards that I ever saw that gave me that, oh my god, a magic card can do that? How do you even beat that? And this is one that we've showcased it twice today because it's been really awesome in playtesting and I've really loved playing with it. If you're an Angels fan, this is a card that you are really Molto going to tra l'altro want to get to play bellissimo with. esteticamente quest'angelo. and Ari, we've got some Molto some particolare, returning, bello. some familiar faces, but returning in all new forms. Yeah, no, the legends in this set Ok, all leggende. come from Magic somewhere. You've seen them before, or Ok, you've le abbiamo read già about viste da the qualche story. parte. They're all existing characters that you can Devo darle da research mangiare about alla Lady. and learn more and discover new things. For instance, Per esempio. We have a new version of Niv Mizzet, Arabo, and Zul Ash. Fatemi mettere in pausa. Allora, Zula Shur è un personaggio che è sempre solo comparso nei flavor text di un botto di carte nere nella storia di Magic e finalmente abbiamo la carta. Ma andiamo con ordine. Niv Mizzet, visionario, 5-5 costo 6, ovviamente blu-rosso, mago drago, volare, non ha il limite massimo di carte in mano. Ogni volta una fonte che controlli fa danno non da combattimento a un avversario, tu peschi altrettante carte. Not bad, not bad. Arabo, la prima zanna, 2-2 costo 3, avatar felino, gli altri felini che controlli prendono +1/+1 e ogni qualvolta Arabo o un altro felino non pedina che controlli entra, crei un felino pedina 1/1. Mentre Zul Ashur, Lich Lord, signore dei Lich, 2-2 a costo 2, Warlock Zombie con Egida paga 2 punti vita, tappa, puoi lanciare una carta creatura zombie bersaglio dal tuo cimitero in questo turno. Sure. Tell us about a little bit about all these cards, Ari. oh, absolutely. So, yeah, Bellissima we all know l'arte di Niv Mizzet. There's been a few Nivs out there. This one nivs as hard as the rest of them. It's very cool. We have a Rabo being printed in a main set. Tra l'altro, for the very Niv first Mizzet time. che Previously scomba only seen con la sua as the versione face originale. commander of the Cat Commander deck from several years ago. Now there's a new Arabo, which is very cool. And then we have Zul Asher, who you might be thinking, who's Zul Asher? And I say, maybe you should read more M12 flavor text.
And Esatto. Go ahead. All right, so both Zulashur and Niv Mizzet also are doing something that we're trying to hit on a lot in this set. These are things that are true to the character, but they're open-ended and they sort of inspire you to build a certain kind of deck. And that means that new players are gli going to effetti see che hanno Niv sono Mizzet for molto the first time, open-ended, quindi and molto they're gonna generici, kind of ma have che an idea of comunque what it's about. fanno But those capire old players il are still personaggio going cosa to fa. go, oh, okay, that's still, like, it's a new Niv Mizzet. We all know what he's about. And creating that connection to bridge the divide between new Magic players, just being Magic players it's everything. This Niv Mizzet also very good friends Il fatto with anche, ha the detto, old Niv Mizzet. è importante che magari un nuovo Niv giocatore Mizzet, vede il ever nuovo the Niv Mizzet, egotist, poi vede quello vecchio e fa, naturally ma goes quindi infinite with è proprio la himself." sua. L'ho detto prima Eli io. is his most trusted L'ho detto advisor. prima io Niv che andava Mizzet. infinito con Niv se Mizzet, stesso. exactly, yeah. So while you won't see Niv Mizzet Perun in Foundations, this will be a great way to pair up an old classic with a brand new version of the same card. One day, soon, we will be able to build commander decks that are just Niv Mizzet. We can only hope. We can only hope. Prima o poi potremo costruire un mazzo it's commander gonna con be solamente Command Niv Tower, Sol Ring, Mizzet. a bunch of lands, and then just like 60 Niv Mizzets. Exactly. And a Niv Mizzet to you. Something really important to call out here, though, as you can see, this is pre-Guild Pact Niv Mizzet. This set is timeline agnostic. It takes place outside of the storyline. So you will see characters who have changed. You will see characters who have since died. You will just see Ok, qua hanno cambiato. takes. And Tanto leggiamo. Allora, barricata di cristallo, 0,4 costo 2, muro, bianco, difensore, tu hai antimalocchio, previeni tutto il danno non da combattimento che verrebbe inflitto alle altre creature che controlli. Arcimago delle rune, 3-6, mago gigante, costo 5, gli istantanei di stregoniere che lanci costano 1 in meno e quando lanci un istantaneo sorcery peschi. Goblin Seer Slicer, direttamente a Kamigawa, mentre il gigante ovviamente da Kaldheim. 2-1 costo 2, Ride. All'inizio della tua end step, sei attaccato in questo turno, crei un goblin. Dato forte che non deve attaccare lui, ma se è attaccato in generale. E Mossborn Hydra, costo 3, travolgere, entra con un segnalino +1/+1 e con Landfall raddoppi il numero di segnalini +1/+1 su questa creatura. they're all just meant to be gateways to existing stories and future things as well. Speaking of gateways, why don't we take a walk through the Omen paths now to across the multiverse to all the different planes that we're going to be showing off in this Quindi set. il primo è Ari, i Core, Kaldheim, Kamigawa e as you say, in a timeline Mossborn. agnostic manner, we're representing it Ah, in e all sorts of different Zendikar, ways ci vede un through edro. some of these new cards that are appearing in Foundations. Yeah, no, it was very important to us to represent as many planes as we possibly could. So we made a very fancy spreadsheet and tracked down all our planes. Ok, ha detto che hanno fatto un foglio Excel dove hanno cercato di mettere almeno una carta in ogni piano. Cards alone, you're seeing Ikoria, you're seeing Kaldheim, you're seeing Kamigawa, and you're seeing Zendikar, and you're seeing mechanics that are representative of stuff you would E poi find ci sono in esatto le Great meccaniche che And a lot of rappresentano. these mechanics were things that I was very staunch about early on, that I wanted to help Magic players reinforce good habits by the cards kind of reinforcing muscle memory. Raid is an example of one that in the very first meeting I went to Brian, the set lead, and I said, I'm very positive Raid needs to be in this set. And he went, okay, you know what, I'll hear you out. Why? And I go, it tells you to do two things. One, you should be attacking more. I used to coach back when I was a professional Magic player. Biggest thing people didn't do was attack enough. It also teaches you to cast your creatures in your second main phase, so you can pretend you have a combat trick, whatever it is. It just helps reinforce those good fundamentals to make it so that whenever le meccaniche che sono all'interno vanno a reiterare delle buone pratiche di gioco in generale che ti rendono un giocatore migliore a prescindere. Per esempio ha detto Ride, lei ha detto sono andato dal mio capo e ha detto Ride deve esserci dentro perché aiuta i giocatori ad attaccare. E ha detto uno dei più grandi errori che fanno i giocatori è non attaccare abbastanza, e quindi Ride ti incentiva a fare una cosa che comunque ti rende un giocatore migliore in generale. Sort of the identities of certain strategies or cards, even something like Mossborn Hydra with Landfall, making the strong thematic and mechanic connection between the plane of Zendikar, having big creatures, and lands
entering the battlefield having an effect. It's sort of something that we all understand as enfranchised players. Yeah, and also just like put enough lands in your deck that you can trigger all of your landfall, which also secretly means you put enough lands in your deck that you can actually cast all of your spells, play Magic, which people aren't necessarily good at. Oh yeah. We've all had some 18 land, 80 card monstrosity at some point where it's like, listen, this Achroma is going to get on the battlefield if I have to take 80 turns. I don't know. Right, which frequently you do. I'll get it on my 7th mulligan. It'll be fine. That literally, I'm always saying this. Yeah. Really. Max, I want to come back to you now intanto guardano to perché talk c'è la about lady che one si of è the messa sul other letto things ad that's covered off, osservarmi perché we ancora sort of non le ho touched dato da upon earlier. mangiare. We've already talked about the main set. We've talked about, you know, we're going to be able to draft it, right? It's a draftable set. Right. But there's a product line, I guess, that is coming back with Foundations that is designed for those moments where maybe you don't have 8 people. Maybe you don't have an entire evening to set aside to play limited Magic. Foundations has still got us covered. Yeah, so Foundations has a full Jumpstart release. Yes. Okay. So Jumpstart is, you take so Jumpstart packs have 20 cards in them. Every pack has a theme. Ecco, questo non vedo l'ora di prenderlo. Or some stuff that gets more wacky. A me Jumpstart fatto così, fatto come si deve, non come prodotto schifido che avevano fatto uscire a suo tempo. So, like, Però sono molto like, hey, we want to fiducioso. battle. There's no time to build a sealed deck. There's no time to do anything else. You just open 2 Jumpstart packs, shuffle them together, and play, and you're off to the races. And then, like, the other thing that's really good for is for folks, again, who are newer or are playing with someone who is newer, like, one of the challenges those people have is, like, deck building is, like, very hard. Like, eventually you get to a point Questo è il where, motivo like, per oh cui mi piace yes, I'm Jumpstart, excited quello to, che stai like, dicendo. have this carefully Perché curated se vuoi, strat search se vuoi that has insegnare a all qualcuno a these giocare parameters. e magari But sa for già a un po' lot of people, giocare, when you're però first costruire starting un out, it's mazzo non è una much cosa more challenging facile, to figure sia out in what draft should be in che there. non. Like Jumpstart ti aiuta in quel modo perché il mazzi te li dà già lui e comunque dà del gameplay unico. Esatto, senza dover per forza costruire un mazzo da zero e magari before we move on to our next phase here, I know that here at a MagicCon we're talking to highly enfranchised players. We're talking to people who are deeply invested in the game, and you're looking at this and you're thinking, well, you know, this is nice, it's fine, but it's not for me. But the thing I want to point out to you here is, like, if you've had that friend who has always been like, nah, I'm not, like, it's cool that you're into Magic, but, like, it's not my thing, right? I'm not going to get it. This is that on-ramp for them. Right. This is the way that you trick them into playing. Dice, se voi avete un amico che è quel caso dice no, cioè vabbè, mi piace che te piaccia Magic, però a me non è una cosa per me. Ma questo qua è il prodotto in cui li fregate. Actually got us some of this a little bit early, and I was able to talk a certain executive producer and letting me slip a couple boxes of it in my bag. So if you run into me this weekend, maybe you want to see some new cards, I would love to grab a game. Very nice, all right, okay. E lei si è portata dietro un paio di box di Jumpstart lì alla convention, quindi probabilmente inizieranno a uscire un po' di carte. Collection. Ari, let's talk about what this set offers for the collector, because Magic is a game that we all love to play, but for many people, it's a trading card game, it's a collectible card game, it's a game that quindi vediamo un po' di people showcase. interact with in many different ways. So what does Foundations have to offer for the collector? Well, like many sets, it will have collector boosters, which are very exciting here. We wanted to introduce the idea of Magic of collectibles to new people. So the collectability treatments in this set are less complicated than some we've seen in the past. They're really straightforward and exciting and beautiful. I trattamenti saranno un po' meno complessi perché vogliono rendere introduttivo anche l'elemento collezionabile, ovviamente. So these are some of the cards that we've already talked about. Ok, full art, semplice, che devo dire è uno dei miei trattamenti preferiti perché se fatto bene può dire molto di più di cose strane a schermo. Bello che siano anche tipo a Gianni Sprite, che è un uncommon. Firexian Arena di Firexia con un'arte bellissima. Quanto bella quell'arte di Arena di Firexia con l'Obliterator che ammazza i Miran, bellissimo. Borderless cards, then we're in alpha, which is crazy. Wow. Yeah. And that took you a long time to figure out, huh? It did. Yeah. Belli tutti. Bellissimo Minutosso. You take your shoes off using your toes. Con le monete. Yeah, I get it. I mean, I was alone in the office. No, gli anelli, gioielli. But yes, as you said, 70 borderless cards. But we've also got
a special treatment here. I believe we can show you the mana foil here. So do you want to tell us a little bit about this? Yeah, so Come this il is Firexiano similar to the quando avevamo Step fatto and Complete Firexia, foil that was però in con... all B1, but obviously it's full color. And we have this step and repeat pattern of all the mana symbols, and it looks non so fan good. io particolarmente di quel trattamento di like Firexia. This is the implication of tantalizing depth of what this booster fun looks like. And we've also got some treatments of certain cards, Carmen, that people may find familiar. But again, this is a way of tying in Magic's history and helping new players to become accustomed or sort of bought into the culture of the game. Right, so we do have special guests in the set because Foundations Ok, ci is sono a gli real special Magic guest. set. This is something where we Gli want special Magic guest hanno lo players to feel like showcase. that they aren't getting the diet version of Magic whenever they buy these packs, so you can see Bella temporal Temporal manipulation. Manipulation di Kamigawa. Bellissima. Embercleave fatta così. Getting the same treatment that you saw on Neo Kamigawa, Embercleave getting the Enchanted Tales frame. These are cards that are super Bello, iconic. mi piace, mi piace. Super Questa è sick. l'idea We really del want bonus players to sheet feel di March like of the Machine. They're not getting put at the kids' table at Thanksgiving or something like that. And we really, I think we came out with a lot of these special guests that you'll find. That reflect Bello, mi again, piace, questa iconic scelta mi either piace. cards or planes or just this one thing that really stands out to me that we've seen from Foundation so far is that it's not just an on-ramp for people to learn how to play the game, but it's an on-ramp for people to become invested and become a part of Magic's history and a part of Magic's culture. And I think that's really important. We've got a couple of other special treatments. Ari, the Japan Showcase, maybe you can tell us a little Japan bit Showcase ce about l'avevamo già fatte vedere prima. Però qua ci sono le altre carte nuove che abbiamo visto adesso. Like many recent sets, we have 10 Japan Showcase cards, so this is just half of them. They're all available ce ne sono in the regular 10. treatment and the fractured foil. C'è il Progenitus, bello il Progenitus. Molto Monster Hunter. Anche il Twin Flame Tyrant è molto Monster Hunter. I know, it was really embarrassing. Yeah. that Twin Flame Tyrant is, I'm going to need a full playset of that, please. And finally, Max, there are some promos that people get their hands on. Buy box bundle promos. That's right, yeah. So, as with every set, go to your local store. Simulacro solenne buy a box. Buy a box, get Solemn Simulacrum. Buy a E bundle, Firexian Arena. Ma il viceversa. Nell'arte normale c'era il Firexiano che stava mangiando i Mirran. Qua invece è il viceversa. Of any type, and then they'll hook you up. I'm really looking forward to this set. I really am. I remember the days Tanto of bello il playing Negator che però è mezzo di Elesh Norn. Infect deck. I took it into the LGS. Dean behind the counter was like, "Oh, maybe you want to make some cards." I was like, "No, it's perfect." Right. With 18 lands as discussed previously. That's right. Why would I play more? I don't need any more. No, it's fine. This set harkens back to some of those memories, those thoughts, those feelings. I can't wait to play with newer players who are going through that for the first time. Questo per i nuovi giocatori, secondo me, i prodotti che hanno detto all'inizio mi sembrano molto buoni. Taking the time out to talk to us about this set as a whole. Will you please join me in thanking our three guests up here on the stage? It's been terrific to have their company, Ari, Max, and Carmen. So, for anyone in your life that may be looking to start their Magic journey, Magic Foundations is here. And in the lead up to this set, we were able to have a bit of fun with some of the marketing promotional stuff that was coming out. Some of the videos that were made were a little silly. So as we make our way off stage now, we're going to share one of these ads that you'll be seeing for. C'è un altro trailer, ma non è. Thanks for being here. Thanks for your attention. Non ci sono mazzi Commander per Foundation, Alessandra. Thanks for being part of our Foundation preview panel. Please enjoy. E ci può stare perché Commander non è proprio. I'm bored. What do you want to do? Anyone want to play Magic? Oddio. Yeah! Let's get cracking! Oddio. Magic! Magic! Let's Magic! play Foundation! Ma è Marco Swater. Wanna play? Yeah! È Marco Swater che doppia il bustone. Deck yeah! Magic the Gathering! Deck yeah! Sto male. Deck yeah! Oh no! Mi sono oddio! Va bene.
I want the Japanese foil inside of you, gli hanno appena urlato. Sto male. Bene. Bellissimo. Beh, bellissimo, non c'è altro da dire. Deck yeah. E la voce della busta nella voce del coso nella pubblicità sono 100% sicuro che sia Marco Swater. Bene. Bel modo di chiudere. Ho detto no, fanno vedere ancora il coso, ma l'abbiamo già visto. Invece no. No. Qualcosa di meglio. Bene, quindi... Dai, sono 6,5, sono stati bravissimi. Quindi, fatemi risistemare qua tutta l'ambaradano. Così vi guardo intanto che parlo. Allora, Foundation... Non hanno fatto vedere tantissime carte. Cioè, no, non è vero. Ne hanno fatto vedere un botto. Però del set principale poche. Hanno fatto vedere tanto dei prodotti extra. Prodotti che sono contento che esistano, e da come li hanno spiegati e dalle carte che ci sono dentro, adesso poi vedrò se c'è una lista, qualcosa, però carina, cioè si vede che hanno proprio pensato a tutti, diciamo, alle cose che non riuscivano a fare con i vecchi set base, e stanno iniziando, hanno cercato di sopperire a tutti i problemi. Il fatto di andare a creare degli step di fatto, quindi la beginner box dove ci sono dentro, invece che solamente 2 starter deck che poi si esauriscono, X mazzetti che da provare per chi deve ancora iniziare, che poi diventa la collection con un po' di carte svariate ed eventuali, appunto come se qualcuno ti avesse dato le sue carte e tu devi un po' scoprirle. È carino. Io non so i prezzi, anche se hanno detto che comunque gli MSRP torneranno proprio da Foundations. Però io mi aspetto che siano prodotti che, per quanto ci siano dentro i Progenitus... No, Progenitus non penso fosse nelle box. Comunque, che per quanto ci siano dentro i Colossi di Darksteel, eccetera, io spero non costino tantissimo. Anzi, cioè, nel senso, dovrebbero costare relativamente poco, proprio perché dovrebbe essere un prodotto introduttivo, no? Quindi vedremo. L'idea mi piace, l'idea di dare tante carte e di tipologie di carte che nei set normali non potrebbero stampare più, come appunto i hate sui colori, hate particolari, le varie Durest, Negate, eccetera, che andavano a occupare gli slot delle comuni di praticamente ogni set standard, e così dire ok, c'è questo set dove noi stampiamo quelle robe lì e valgono per tot anni, così i set effettivi possiamo insomma usare gli slot per delle carte magari un po' più interessanti o un po' più sinergiche con quello che fa effettivamente il set. Quindi quella, diciamo, l'idea in generale, come l'hanno presentata, mi ispira molto. E vedremo. Non penso di voler prendere uno di questi prodotti o questi prodotti per aprirli insieme, più che altro perché non so quanto effettivamente aprirli e vederli abbia un senso. Però magari leggendo i contenuti e vedendo magari la lista di carte che c'è all'interno della collection e cose così, si potranno fare delle considerazioni, magari la prima live che faremo su Foundations, sicuramente. Per Foundations, quindi sono abbastanza interessato, curioso più che altro. Dei box li prenderò sicuramente come al solito, quindi unboxing ne faremo. E adesso pian piano che escono le carte, andrò ad aggiornare come al solito Facebook gli album, o meglio l'album o gli album. Vediamo, se probabilmente farò degli album separati per il set regolare e per le carte che invece si trovano all'interno di questi prodotti che non fanno parte del set regolare, perché in questo modo è più probabilmente capibile.
E poi l'altro, il prodotto che in realtà mi interessa di più in generale è Jumpstart, proprio per le implicazioni anche Commander, per le implicazioni di carte che col fatto che non saranno legali in standard, penso, perché hanno il simbolo diverso, però non dovrebbero essere legali in standard, possono fare qualche carta più interessante, magari un power level un po' più alto, e soprattutto magari direzionata a Commander. Però insomma le cose che hanno fatto vedere mi sono piaciute quasi tutte, cioè quasi, praticamente tutte. Anche le Japan Showcase alla fine una cosa extra che avevano già detto che sarebbe stata. Chi vuole prendersi le collector le può ottenere, basta, anche se sono molto belle le art effettivamente. Però insomma sono fiducioso e sono curioso appunto di questi prodotti per principianti che secondo me, l'ho già detto, ma è la cosa più importante che innovano in Foundations. Io ho fatto per un po' di tempo, per un paio d'anni d'estate soprattutto, aiutavo il mio negozio proprio a fare le dimostrazioni di Magic durante l'estate, quando ancora andavo alle superiori. E appunto cioè, è sempre stato un problema a far andare avanti le persone, perché io sì, potevo dargli il mazzetto base che davano i negozi, potevo spiegargli le regole, ma poi mancava sempre, cioè se non c'era diciamo sforzo da parte del giocatore di informarsi, poi diciamo moriva un po' lì la cosa. Mentre con questi prodotti già poter dire ti faccio la dimostrazione con la beginner box e poi se vuoi c'è questo prodotto che ha dentro un sacco di carte, puoi farti i mazzi, puoi giocare con i tuoi amici anche solo con la beginner box perché ci sono i vari mazzi, puoi un po' esplorare, puoi un po' sperimentare come quasi se fosse un gioco da tavolo. Secondo me fa tantissimo per i nuovi giocatori e spero che appunto che la cosa funzioni e che effettivamente questo percorso che hanno pensato insomma appunto funzioni in modo da far arrivare un nuovo giocatore da acerbo e a effettivamente giocare Foundations magari draftandolo o Jumpstart in maniera diciamo tranquilla. È interessante. Alessandra, grazie mille, gentilissima. E ci vediamo alla prossima. Grazie mille per essere stata qui con noi per tutto il pomeriggio. Ormai sono 6:40, 3 ore di live. Grazie. E comunque, diciamo, mi interessa. Adesso finalmente posso andare a recuperare tutti gli spoiler. Anzi, facciamo velocemente. Vediamo gli spoiler che sono usciti in sti... Vediamo. Io di solito vado su X e vado su MTG Goldfish. Vediamo, loro sono sempre piuttosto sul pezzo, infatti sono uscite un sacco di robe. Allora, facciamo velocemente. Ah no, dai, non è uscita così tanta roba. Queste sono robe che abbiamo visto adesso. Quindi, ok, vediamo. Ok, è uscita Chandra. È uscita la Chandra. Voi le vedete? Aspettate, Facciamo velocissimi, non starò lì tantissimo la ingrandisco. Ok. Chandra costa 7, va bene, non la giocherà mai nessuno. Entra con 6+2, aggiungi 3 mana rossi, esilia le prime 3 carte, scegliene una, la puoi giocare in questo turno. +1, che è una pedina che è una copia di una creatura che controlli tranne che ha rapidità e all'inizio dell'end step sacrificala. -4 fa 8 danni divisi a tua scelta tra un qualsiasi numero di creature e o planeswalker. Ok, onesto. Queste le abbiamo viste. Jumpstart, quindi c'è roba di Jumpstart. Ok, non saranno standard legal, quindi è confermata. Brimaz, King of Oreskos con nuova art. Bellina.
Generous Pup, cucciolo generoso, 2-2 a costo 2, cane, cautela, quando uno o più segnalini vengono messi su di lui, metti un segnalino su ogni altra creatura che controlli, si innesca una volta per turno. Interland Sanctifier, coniglio 1-2 costo 1, quando un'altra creatura che controlli entra guadagni un punto vita, ok, è Pridemate. No, in realtà no, è una Soul Sister nuova. Poi altra roba di già, Vilis, Broker of Blood con nuova art. Ah, ok, è l'art anime, ok. Taeko, la valanga paziente. Turtle Ninja, attenzione, 4-5 costo 4, entra tappato e ogni qualvolta un'altra creatura che controlli lascia il campo di battaglia, se non è morta, profetizza 1 e metti un segnino +1/+1 su Taeko. E ogni qualvolta Taeko attacca puoi pagare un ibrido blu-nero. Quando lo fai, una creatura attaccante non può essere bloccata in questo turno. Ok, un buon ninja in un mazzo ninja. E... oh, what? Una creatura... Shrufus Sproutsire. 1-1 costo 3. Saprolingio leggendario. Penso sia la prima carta Saprolingio e non pedina. 1-1 con travolgere. Quando un Saprolingio che controlli infligge danno a combattimento a un giocatore, crea altrettanti Saprolingi 1-1. Onesto. Poi General Crate the Bolt Bringer, uncommon, 2-2 costo 3, quando uno o più goblin che controlli attaccano, crei un goblin tappato attaccante. Quando un'altra creatura che controlli entra, infligge un danno a ogni avversario. È un goblin che fa... come cavolo si chiama? Ho un lapsus. L'incantesimo che quando giochi una creatura fa un danno a tutti. Hearts on Fire con Alana e Alena. Una o due creature bersaglio prendono +2/+1 fino a fine del turno. Bellissima art. Frontline Heroism, incantesimo che quando entra crei una pedina soldato 1-1 con rapidità. E quando lanci una magia che bersaglia solo una singola creatura che controlli, crei un soldato 1-1 con rapidità, poi copia quella magia, la copia bersaglia la pedina. Buona, carina. No, sono sicuro che sia proprio la prima carta Saprolingio in generale, non solo leggendaria. Poi, qui abbiamo Close Out, istantaneo costo 5, costa 1 in meno per ogni felino che controlli e le creature che controlli prendono +2/+2 fino alla fine del turno. E un angelo dell'ineluttabilità che diventa uncommon, 3-4 volante a costo 4, che quando entra esigli il cimitero di un giocatore. Questa è una ristampa da Commander, tra l'altro. Prima stampa Commander 2013. Poi Exemplar of Light, 3-3 costo 4, angelo con volare, che ogni qualvolta guadagni punti vita metti un segnalino +1/+1 su di lui, e quando tu metti uno o più segnalini +1/+1 su di lui, o lei, pesca una carta, si innesca solo una volta per turno. Quindi guadagni vita, metti un segnalino, pesca una carta. Buono. I tali ristampato. Le tali però, non l'ultimo, ma quello che quando attacca fa le cose. Some Blessed Healer, direttamente da Ixalan. 3-1 costo... cioè da Ixalan come ambientazione, non è una ristampa. 3-1 costo 2 con potenziamento 2. A lifelink, e quando entra, se l'hai potenziato, rimetti sul campo di battaglia un permanente non terra che costa 2 o meno dal tuo cimitero. Buono. Chiamata della Valchiria. Incantesimo costo 5 mitico. Ogni qualvolta una creatura non angelo, non pedina che controlli muore, rimettila sul campo di battaglia sotto il controllo del suo proprietario con un segnalino +1/+1. A volare ed è un angelo in aggiunta ai suoi altri tipi. Giustamente muore e torna come angelo. Poi abbiamo un Fire Spitter Whelp, draghetto 2-2 costo 3 con volare, che quando lancia una magia non creatura o una magia drago, questa creatura infligge un danno a ogni avversario. Classico effetto. E poi armatura di bosco pallido. Ristampa. Incanta creatura, la creatura incantata prende +1/+1 per ogni foresta che controlli. Molto sì, il flavor di quella prima è molto bellino. Poi, continuiamo, sto andando molto velocemente. Spuntino di mezzanotte su Eldraine. Incantesimo a costo 3. All'inizio della tua end step, se è attaccato, crea una pedina cibo.
e a costo 3 sacrifica questo incantesimo, un avversario perde X punti vita, dove X è l'ammontare di punti vita che tu hai guadagnato in questo turno. E poi un gourmet vampiro, 2-2 a costo 2 vampiro, che quando attacca puoi sacrificare un'altra creatura, se lo fai pesca una carta e questa creatura non può essere bloccata in questo turno. Onesto, forte in limited. Orda di omuncoli, 2-2 costo 4 blu, quando peschi la tua seconda carta in ogni turno crei una pedina che è una copia di questa creatura. Ocio, questa va fuori controllo abbastanza velocemente nel mazzo giusto. E poi il Fablum Trick con una bellissima art, istantaneo costo 3, crea 2 pedine spiritello 1-1 con volare. Quando lo fai tappa una creatura controllata da un avversario. Semplice semplice. Slagstorm ristampa, stregoneria costo 3, scegli o fa 3 danni a ogni creatura o fa 3 danni a ogni giocatore. Questa da Mirrodin assediato, ristampa. E poi concludiamo con Guarded Hire, 1-1 costo 6 con lifelink, che quando entra crei 2 pedine cavaliere 3-3 bianche. Quindi fai 7 diciamo 7 forza, 7 costituzione sul board. E anche questa ambientata su Eldraine, perché i cavalieri dietro hanno la armatura della corte bianca. E poi ristampa di Stroke of Midnight, molto recente da Wilds of Eldraine. Istantaneo a costo 3, distruggi un permanente non terra, il suo controllore crea un umano 1-1. Quindi abbiamo recuperato anche tutte le carte di Foundations che sono uscite fino ad oggi, così ho potuto farlo. Ora chiudiamo veramente la live, anche perché io tra un'oretta devo andare e la Lady non so cosa sta facendo, ma mi sta guardando male, quindi le devo dare da mangiare. Quindi io sono molto contento di aver condiviso con voi queste live, cose molto interessanti, cose di cui abbiamo discusso, di cui discutere sicuramente, molto cambiamenti effettivamente sistematici, diciamo, all'interno di Magic, e vedremo come pian piano come impatteranno poi effettivamente il tutto. Di Foundation sono molto contento. Di Foundations sono convinto che è una bella trovata e aiuterà tanto proprio l'infrastruttura dello standard in un certo senso. È molto una bella idea, poi vedremo, anche perché appunto molte carte sono molte ristampe che magari i giocatori già hanno fatto una selezione molto particolare. Vedremo poi andando avanti. Anzi, cioè vedremo, vedrò da lontano, perché io non giocando standard, ma diciamo seguendo opinioni di giocatori di standard potrò capire più o meno come andrà avanti. Foundations, appunto, tanta roba, anche Jumpstart, mi inizio già adesso a mettere a pari pian piano in questi giorni. Prima di Lucca spero di arrivare a pari, di creare tutti gli album a prima vista, e poi pian piano andremo avanti con gli spoiler, anche mentre sarò a Lucca, perché questa è l'ultima live prima del mio appunto della mia partenza. Ma a Lucca la sera tendenzialmente no, Foundations l'hanno detto più volte, è come gli Horizons, prende dappertutto, da qualsiasi tempo, da qualsiasi ambientazione, non ha una storia sua. Per quello ci sono cose da tutti i piani e personaggi da tutte le ere, perché se hai notato Niv Mizzet, Niv Mizzet nuovo non è patto delle gilde vivente, è ancora tra virgolette nudo, quindi è ancora capo della gilda Izzet, non ha il bardamento da patto delle gilde vivente. E questo gli ha permesso, anche perché è un set introduttivo,
a Magic e quindi hanno preso di tutto e di più da qualsiasi piano, come fanno con Modern Horizons, come fanno con alcuni set di ristampe o meno, dove possono andarsi a pescare quello che gli interessa. Hanno solo detto che i personaggi cioè che i personaggi principali di Foundations, quindi i 5 Planeswalker e le 5 creature leggendarie che ci hanno fatto vedere, le introducono qua dentro, ma anche perché saranno rilevanti nelle storie che effettivamente poi andranno avanti a partire da Aetherdrift a questo punto. Anche perché appunto Chandra c'è già in Aetherdrift, per dire, quindi qua dentro in Foundation ci presentano Chandra come personaggio per quei giocatori, per chi si approccia a Magic che non conosce Chandra. E quindi lo usano proprio come base per... cioè hanno pensato, tra virgolette, anche a questo aspetto per il nuovo giocatore, che si ritroverà dei set con dei personaggi e hanno voluto dare un piccolo focus a appunto certi personaggi che saranno effettivamente poi rilevanti all'interno della storia. E quindi dicevo, questa è l'ultima live, ma durante la mia trasferta a Lucca sicuramente ci saranno aggiornamenti dei vari spoiler, eccetera, eccetera. Comunque penso di avere il tempo di farlo, una volta poi tornati la sera dopo cena. E come sempre, io sarò a Lucca tutti i giorni. Se voi fate un salto, scrivetemi, ditemi, cioè, a me fa piacere vedere di persona coloro con i quali interagisco diciamo a distanza e mi fa... Lucca l'ho sempre usato anche per quello e mi fa super piacere conoscervi di persona, quindi scrivetemi su Facebook, di solito i messaggi privati li leggo più spesso, ma anche su X, almeno mi arrivano le notifiche. Se volete, se si riesce, assolutamente ci becchiamo a Lucca, anche solo per fare 2 chiacchiere, per scambiarsi una stretta di mano tra una cosa e l'altra. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me un bel po' di tempo. Leggo ora 3 ore e 24 minuti da OBS. Vi ringrazio tantissimo. Spero di aver diciamo portato anche delle discussioni o dei punti di vista interessanti rispetto ad alcune cose. E noi ci vediamo a questo punto al mio ritorno, dove probabilmente parleremo di Foundations o faremo gli unboxing di Foundations, più probabile, perché per Foundations appunto non ci sono mazzi Commander, quindi analisi Commander non ne farò, ma come avevo detto un paio di live fa, mi piacerebbe in realtà andare ad analizzare le carte di Jumpstart interessanti per il Commander. Quello è diciamo che andrà a sostituire le analisi Commander, probabilmente sarà quello. Poi appunto una volta uscito tutto vi farò sapere. Quindi io do da mangiare alla Lady, che poverina è disperata, e noi ci vediamo prossimamente. Io comunque mentre sono a Lucca continuerò a dare aggiornamenti per quanto mi è possibile e poi ci vediamo al mio ritorno. Magari faccio anche una live, non credo che comprerò tanta roba, però magari vedremo. Detto questo, di nuovo vi auguro un buon proseguimento di serata, buona cena, buon tutto, e ci sentiamo. Vi farò sapere al mio ritorno. Ciao a tutti, grazie ancora per essere stati qua tutto questo tempo, tutto il pomeriggio. Veramente apprezzo tantissimo. Grazie. A presto. Ciao a tutti.